Il tritone ha saldamente afferrato una foca per il collo. Il suo bambino guarda con stupore la cattura, mentre la madre tiene in braccio un bambino addormentato. L'idillio balneare di Böcklin può essere interpretato come una famiglia borghese, dalla quale il pittore prendeva le distanze con una leggera ironia. Invece che attorno a un tavolo, la famiglia si è raccolta attorno a una roccia, per cui rimane immutata la classica distribuzione dei ruoli. L'uomo si occupa del sostentamento della famiglia, la donna si occupa dei bambini. Ma la famiglia del mare è libera da norme e vincoli sociali. Si muove nuda nel suo elemento, l'acqua, senza alcuna vergogna, ma anche senza alcuna esibizione di erotismo. Una giovane donna in mezzo a un paesaggio ghiacciato, con il suo bambino al seno, è intrappolata tra i rami di un albero. Con la testa girata da un lato, il corpo piegato, la madre lotta con tutte le sue forze contro il bambino. Giovanni Segantini ci mostra in questo spoglio mondo di montagna il destino delle donne che vivono i desideri fisici ma rifiutano la maternità. Secondo lo stesso pittore, a proposito del suo quadro moralizzante, sono i flagelli del purgatorio che tali madri devono subire come punizione. Alle donne non resta altro che accettare il proprio destino per trovare la salvezza. La luce, i colori, i dipinti impressionisti sembrano brillare dall'interno. Rosa, blu e verde stanno fianco a fianco. Se visti da vicino all'inizio si possono vedere solo macchie colorate. Solo la giusta distanza crea l'impressione del soggetto rappresentato con aree illuminate e ombre. Come tutti gli impressionisti, Monet non presta attenzione alla rappresentazione ordinata di oggetti reali, ma alla percezione fugace dei fenomeni ottici. Qui ci viene mostrato Paul-Antoine Graff. Era uno chef acclamato e proprietario di un piccolo hotel a Pourville, nel nord della Francia, dove Monet aveva soggiornato per diverse settimane nel 1882. Con il vento in poppa, il mantello rosso gli vola letteralmente davanti. Napoleone cavalca sul Gran San Bernardo. Il cavallo si impenna, ma Napoleone ha in mente la sua meta, l'Italia. Era ancora primo console della Repubblica Francese, ma si sforzava di ottenere di più, la corona imperiale. I nomi incisi nella roccia lo rendono inequivocabilmente chiaro. Qui si scrive Bonaparte, programmaticamente su Annibale e Carlo Magno, i due conquistatori che prima di lui valicarono le Alpi. Napoleone sul Gran San Bernardo è un quadro di propaganda per eccellenza e nessun pittore era più adatto per la sua esecuzione di David. Come nessun altro ha saputo valorizzare in modo suggestivo gli eventi storici. Questo bacio per il mondo intero. Gustav Klimt dipinge il suo quadro più famoso all'apice e alla fine del suo periodo d'oro. Una coppia innamorata su un prato fiorito. L'uomo è in piedi, i lineamenti spigolosi, gli ornamenti della veste ad angolo retto. Con gli occhi chiusi la donna cade in ginocchio davanti a lui. I motivi floreali del suo vestito possono essere interpretati come simboli femminili. Klimt circonda la coppia con un alone dorato e li rimuove dalla realtà. Il suo bacio diventa un simbolo d'amore universale e senza tempo. L'interazione tra la rappresentazione naturale dei volti e delle mani e la dissoluzione ornamentale su fondo dorato fa risplendere il dipinto come un prezioso gioiello. La caducità e la morte sono temi esistenziali che Schiele più volte osa affrontare, qui legati a un episodio biografico. Mostra una coppia, la giovane donna aggrappata al suo amante con entrambe le braccia. Lo sguardo dell'uomo è un autoritratto di Schiele, non va da nessuna parte. Il fragile equilibrio lo indica l'artista nella postura instabile dei due, sembra potersi infrangere da un momento all'altro. La ragazza è la sua compagna e modella di lunga data Wally Neusihl, che ha lasciato per sposare la borghese Edith Harms. Dopo la separazione, Neusihl si formò come infermiera e morì di scarlattina nel 1917, mentre prestava servizio in guerra. Un uomo e una donna, entrambi nudi, sono rannicchiati nel buio di una stanza. Un bambino fa capolino tra le gambe della donna.
L'uomo, dallo sguardo vigile, ha i tratti del viso di Scile e si accuccia protettivo dietro i due. Il suo corpo ossuto contrasta con le morbide curve della donna, che, egocentrica, guarda leggermente in basso. Nonostante la grande vicinanza spaziale, i due corpi appaiono isolati. La famiglia di Scile non vide mai la luce. Sua moglie Edith morì incinta di 6 mesi il 28 ottobre 1918 di influenza spagnola, l'artista solo 3 giorni dopo. Klimt interpreta la biblica Giuditta come una figura femminile forte. Il suo sguardo è lascivo, gli occhi socchiusi, la bocca leggermente aperta. Quasi teneramente mette la mano sulla testa mozzata di Oloferne come per spingerlo fuori dal quadro. Un velo traslucido e ornamenti dorati coprono il suo seno destro. Un'ampia fascia ornata di pietre preziose che sembra fondersi con lo sfondo dorato circonda il suo collo. I capelli neri fanno risplendere l'oro ancor di più attorno alla femme fatale. Anche la preziosa cornice che intitola il racconto biblico è disegnata da Klimt. Guarda con sicurezza verso di noi questa signora. I suoi capelli sono accuratamente pettinati, la pelliccia posata sulle spalle. Sembra quasi che la giovane volesse uscire, se non fosse per la camicia leggera che le copre appena il petto. Ci sono famosi ritratti di donne il cui unico capo di abbigliamento è la pelliccia, da Tiziano a Peter Paul Rubens, ma Manet interpreta il motivo in modo molto diverso dai suoi famosi predecessori. La sua rappresentazione non appare esagerata e distante, piuttosto come un'autentica istantanea della vita parigina dell'epoca. Si è messa a suo agio la signora, vestita solo di calze e un corsetto. La donna giace sul divano. Del suo viso si intravede solo una parte della bocca e un occhio pesantemente truccato. Sta leggendo. I colori potenti ed espressivi sono decisivi per l'impressione dell'immagine. Il nero è essenziale nei contorni, nelle calze e sul divano. Ci sono anche i colori base, giallo, rosso e blu. Tutto, l'abbigliamento, i fiori, la postura provocante, fa apparire la donna come una prostituta. Ma non potrebbe essere anche Matilde, la moglie di Beckmann? Le pantofole grigie che indossa la modella ce lo fanno pensare. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!